Benvenuti a Road to Interpack, il format di editrice Zeus che vi accompagnerà nel corso delle prossime 4 settimane. Un format di avvicinamento a quello che è il più importante evento europeo per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche del processing e del packaging, food e non food. Ma prima di iniziare vorrei ricordarvi di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le novità, gli attori e gli eventi del settore. Editrice Zeus sarà presente alla manifestazione dal 4 al 10 di maggio per raccontarvi giorno dopo giorno l'evento. Ma torniamo ora al nostro Road to Interpack. Tra gli ospiti di oggi Annalisa Bellante, vicepresidente di Kama Group. Kama Group è una realtà italiana presente sul mercato da oltre 40 anni, specializzata in linee per il packaging secondario food e non food, molto attiva sia in Italia che in tutto il mondo. Come secondo ospite abbiamo il piacere di incontrare Nicole Pozzer, Area Sales Manager per ciò che riguarda il Middle East del gruppo Tecnopack. Tecnopack è una realtà industriale italiana, esattamente della provincia di Vicenza, Schio, specializzata nel confezionamento verticale ed orizzontale, che vanta tra i clienti più importanti italiani ed internazionali nel settore dell'industria alimentare. E dopo due volti al femminile è il momento adesso di Alex Leardini, Marketing Executive Manager di Universal Pack. Universal Pack è un'azienda della provincia di Rimini, esattamente di San Giovanni in Marignano, specializzata dal 1965 in macchine confezionatrici verticali monodose. Parliamo quindi non solo di industria alimentare, ma anche di industria farmaceutica, parafarmaceutica e chimica. In primis vorrei ringraziare i nostri ospiti per aver preso parte al nostro Road to Interpack. E vorrei chiedere loro come vi state preparando a questo importante evento. Finalmente, dopo 6 anni di assenza da Interpack, Kama sarà presente con uno stand di 500 metri quadrati nel padiglione 13 a presentare le ultime novità e soprattutto le innovazioni che abbiamo sviluppato in questi anni nei quali non ci siamo confrontati così tanto col mercato e non abbiamo avuto la grossa possibilità di accogliere i nostri clienti al massimo delle nostre forze. Ad Interpack ci stiamo preparando, definendo e finalizzando quelli che sono gli ultimi aspetti, gli ultimi dettagli del nostro stand. In aggiunta a questo, una nota di dovere va al focus, all'attenzione che il gruppo Tecnopack sta avendo in questo momento per tutto quello che riguarda invece il fine linea, il settore della pallettizzazione. Grazie all'acquisizione che abbiamo definito lo scorso settembre 2022 dell'azienda Euroimpianti, un'azienda che da oltre 50 anni opera in tutto il mondo nella produzione di sistemi di pallettizzazione e di movimentazione dei pallet per tutte le principali tipologie di prodotti confezionati. Grazie Sonia, e ci stiamo preparando come tutte le aziende che partecipano ad Interpack con grande fermento e stiamo vivendo il momento con grande attesa, anche perché dobbiamo considerare che si è saltata un'edizione di questa fiera, quindi tutte le novità che si sono succedute in questi anni verranno presentate all'edizione 2023 e dobbiamo anche tenere presente che stiamo parlando della fiera per il packaging e per il processing più importante del mondo, con una vetrina globale e che quindi tutte le aziende stanno preparando con grande impegno e attesa. Quali soluzioni porterete in fiera? Quest'anno ad Interpack, oltre a presentare le nostre innovazioni tecnologiche con 2 linee significative dei nostri prodotti, andremo anche ad impattare diversamente sullo stand e sull'accoglienza dei nostri clienti. Come? Organizzando dei corner particolari, partendo appunto dalla parte di receptionist fino ad arrivare ad un corner specifico dedicato appunto alle nostre innovazioni, con un percorso anche formativo, se vogliamo, sui clienti dell'Industry 4.0, fino ad arrivare ad una consulenza ad hoc per i clienti da un punto di vista tecnico-commerciale, con tecnici dedicati nella sede Kama che in 24 ore possono garantire un prodotto e un progetto ad hoc appunto per i nostri clienti che saranno invece in fiera. Queste alcune delle novità che presenteremo, non solo, ripeto, in termini di prodotto ma anche di servizio. Le principali innovazioni che porteremo in fiera Interpack sono essenzialmente 3. La prima, l'innovazione assoluta, riguarda la FP100 Dual Lane. La FP100 esiste già, il mercato già la conosce, è la nostra confezionatrice orizzontale top range, noi la chiamiamo così, ed è anche la confezionatrice che può correre più ad alta velocità all'interno della nostra gamma di prodotti.
quindi un telaio solo, due macchine completamente indipendenti con una gestione safety separata, che ci consente quindi di risparmiare molto spazio, consente al cliente di risparmiare molto spazio. Presenteremo poi un'altra macchina nuova all'interno della nostra gamma di prodotti, che è la Wraparound, una macchina progettata per formare e per riempire in maniera automatica i cartoni avvolgendoli attorno al prodotto. Per finire, per quel che riguarda invece il mondo dello shrink, quindi della termoretrazione, e mi riferisco in particolar modo ad IFP Packaging, azienda parte integrante del gruppo Tecnopack, esporremo ad Interpack quella che è la Diamond, ovvero macchina shrink più ad alta performance della nostra storia. Quest'anno presenteremo 3 nuove linee di confezionamento. Abbiamo anche ampliato la superficie calpestabile del nostro stand del 50% rispetto all'ultima edizione, proprio perché porteremo una linea completa farmaceutica per Pharmagel in stick pack, in bustine stick pack e in confezioni fustellate stese. Quindi stiamo parlando di una linea completa per packaging primario e secondario. Porteremo poi una macchina per bustina a 4 saldature, la nostra teta, il nostro fiore all'occhiello, diciamo, per quello che riguarda le alte performance e la flessibilità in termini di capacità di produzione. Una terza macchina poi che sarà presente sul nostro stand è quella che noi chiamiamo Alpha Flexi, una macchina per confezioni in stick pack, pensata e progettata appositamente per la massima flessibilità e non per la massima performance, nel senso che è un tipo di macchina compatta e ultra flessibile con cambio formato modulare, indicata specialmente per i piccoli lotti di produzione o per esempio per i terzisti, per chi ha bisogno di una macchina molto flessibile, per chi per esempio deve imbustare polveri e poi passare ai liquidi nel corso di un cambio di lotto di produzione, e quindi questa soluzione qua guarda principalmente ai terzisti e a tutte quelle aziende che hanno bisogno di fare piccole campionature. E ci sono dei settori merceologici o delle aree geografiche a cui voi vi rivolgerete in particolar modo nel corso di questa manifestazione? In particolare la nostra volontà è quella di farci vedere sempre più forti dove siamo effettivamente forti, ovvero il settore del bakery, dove stiamo continuando ad investire sempre e comunque. In aggiunta a questo ci vogliamo presentare anche in settori che sono nuovi, primo fra tutti il settore del confectionery. In effetti le soluzioni tecniche nuove, le innovazioni tecnologiche che presenteremo ad Interpack sono proprio un esempio di quanto il gruppo Tecnopack si stia concentrando, stia portando il suo focus anche in settori diversi rispetto a quelli del bakery. Cama si dimostrerà anche a questa edizione di Interpack un'azienda completamente global. Saranno presenti sullo stand 60 nostri rappresentanti provenienti da tutte le parti del mondo che riusciranno ad offrire sicuramente un servizio al cliente innovativo e con grandi professionalità. Ad Interpack per la prima volta quest'anno ci troveremo nell'area farmaceutica al padiglione 16. Storicamente siamo sempre stati nell'area food, ma considerando che Universal Pack lavora da oltre 30 anni con le aziende farmaceutiche e negli ultimi 15 anni la quota fatturato dell'area pharma è andata ad aumentare sempre di più, grazie specialmente agli investimenti massicci che sono stati fatti in ricerca e sviluppo e nel nostro laboratorio di ricerca interno. Quindi noi siamo sempre focalizzati su tutti i settori merceologici, perché proprio come estrazione aziendale lavoriamo con tutti i tipi di settori. Negli ultimi anni c'è stata una specializzazione importante da parte dell'azienda nel settore farmaceutico, che ha degli standard più elevati e diversi rispetto per esempio al mondo consumer, come potrebbe essere il food. E come avete intenzione di proporvi in fiera? Intendo dire sotto l'aspetto del marketing, dell'immagine e sotto l'aspetto commerciale. Cama sarà presente ad Interpack con uno stand di 500 metri quadrati e uno staff schierato sullo stand di circa una sessantina di persone provenienti da tutto il mondo, al fine di supportare al massimo i nostri clienti che potranno visionare le nostre ultime tecnologie, ma in più ci sarà un'accoglienza particolare quest'anno, perché abbiamo creato dei corner dedicati ai clienti a partire dalla reception del cliente stesso,
un angolo Industry 4.0 molto interattivo e molto interessante anche a livello formativo per i nostri clienti, e non ultimo sempre una sala riunione dedicata a quello che sarà lo sviluppo dei progetti in fiera in sole 24 ore. Uno stand che per la prima volta nella nostra storia sarà uno stand molto vasto. Avremo a disposizione 426 metri quadri e per la prima volta avremo una zona hospitality suddivisa in 2 piani. Un piano terra e un piano primo un po' più intimo e un po' più dedicato magari a trattative. Avremo poi una zona bar comune, 2 zone reception e una vasta zona espositiva. Ci presenteremo con il nostro team commerciale al completo e in alcune delle giornate di Interpack saranno presenti anche delle figure tecniche commerciali di supporto. Ad Interpack, come sempre, sarà presente tutta la nostra forza commerciale e saranno presenti anche gli agenti, perché la natura proprio della fiera richiede la presenza di tutta la forza commerciale interna dell'azienda, di tutti i distributori e gli agenti, perché i visitatori di Interpack sono globali, vengono da tutti i continenti e soprattutto coprono tutti i settori. Quindi in quella settimana particolare di fermento, dal punto di vista commerciale, tutte le forze saranno concentrate lì. E avete intenzione di impiegare tools, soluzioni particolari o qualche novità per rendere più accattivante ed ingaggiante la visita al vostro stand? In termini di prodotti, sullo stand presenteremo un paio di nostre linee più rappresentative. La prima sarà una linea nel settore confectionery di prodotti nudi, parliamo di una linea ad altissima velocità con tutte le innovazioni dell'Industry 4.0 per un cliente nostro nordamericano, e la seconda invece sarà il nostro cavallo di battaglia, che sono le nostre incassatrici, ultima nata dall'evoluzione anche di ricerca e sviluppo. Quest'anno sul nostro stand di Interpack presenteremo per la prima volta il nuovo software della Digital Twin, che viene fornito da un nostro fornitore, che in questo caso è Schneider, e quindi i nostri clienti e visitatori avranno la possibilità, oltre che di vedere la linea fisica per come è in fiera, di poterla visualizzare da postazioni remote in modalità 3D. La differenza grossa rispetto al passato è che non si tratta di una visualizzazione della linea ferma, statica, così com'è, ma la si vede proprio in produzione, con i parametri reali della produzione. È uno strumento molto importante su cui stiamo spingendo veramente tanto, e nelle aziende specialmente più strutturate, dove può capitare che la forza lavoro è suddivisa anche a volte in reparti un po' stagni, eccetera, stiamo vedendo che sta funzionando molto e sta anche tagliando i tempi di progettazione delle macchine di collaudo in certi casi. Daremo la possibilità ai nostri clienti di imparare ad usare quello che è il nostro nuovo programma di gestione 3D dei ricambi tramite dei tablet che metteremo proprio a disposizione presso lo stand, attraverso i quali, con una semplice scansione dei codici QR direttamente sui vari gruppi delle macchine stesse, delle macchine che esporremo, andremo a mostrare come individuare quelle che sono le parti di ricambio necessarie. In secondo luogo, tramite la proiezione di video e di materiale su monitor, su televisori, andremo a presentare quello che è il programma SCADA, che noi abbiamo chiamato Technopack 4.0, ovvero un sistema di supervisione che abbiamo proprio progettato e realizzato noi, relativo a quella che viene comunemente chiamata l'intelligenza della linea. Per finire, sempre tramite materiale video, presenteremo il nuovo sistema multi-carrier di Schneider, un sistema di movimentazione dei prodotti con circuito elettromagnetico che noi utilizziamo per particolari e speciali applicazioni di Android. C'è un topic in particolare, un argomento, un aspetto a cui vorrete dare maggiore rilevanza nel corso della manifestazione per i vostri visitatori? Sicuramente vogliamo sempre più fare riferimento e cercare di mostrare al mondo quanto ci stiamo concentrando anche sul tema della sostenibilità. Abbiamo superato e stiamo tuttora superando con buoni risultati questi test, questi esami, queste valutazioni, le quali riguardano diversi punti, come ad esempio l'ambiente, le pratiche lavorative, i diritti umani, l'etica all'interno dell'impresa, all'interno del nostro ambito lavorativo,
acquisti sostenibili, pratiche utili a certificare la protezione di dati personali e molto altro ancora. L'obiettivo, come in tutto il resto, è proprio quello di investire e di migliorare sempre più anche in questo tema. Il tema di quest'anno sarà la sostenibilità. Come lo sarà per noi, lo sarà praticamente per tutte le aziende. Il nostro motivo però di orgoglio da questo punto di vista è che ci possiamo vantare di essere una delle prime aziende di packaging, di macchinari per packaging primario a livello globale in grado di fare macchine che possono gestire film riciclati, riciclabili e compostabili. Anche le macchine, le linee che noi porteremo in fiera sono state progettate e costruite in questo modo. Tenete presente che noi siamo arrivati a questo livello, cioè alla possibilità di fondamentalmente gestire quasi tutti i tipi di film riciclati, riciclabili e compostabili dopo anni di sviluppo nel nostro laboratorio, in collaborazione con cartiere internazionali, con i clienti, quindi sono percorsi molto lunghi e sarà il nostro topic principale per la fiera di Interpack, probabilmente anche per la prossima, potrebbe esserlo. Questa edizione di Interpack sarà sicuramente molto focalizzata su due grossi temi, che sarà la sostenibilità, dove Kama potrà anche spiegare ai nostri clienti quelli che sono stati i nostri progetti sostenibili in collaborazione anche con alcune aziende importanti del settore, e poi sicuramente l'Industry 4.0 con tutte le novità che vi presenteremo in termini di realtà aumentata, ma non solo questo. La nostra prima puntata sta volgendo al termine, voglio pertanto ringraziare Annalisa Bellante di Kama Group, Nicole Pozzer di Gruppo Tecnopack e Alex Leardini di Universal Pack. Grazie, a presto, ci vediamo a Interpack, All 13, vi aspettiamo. Ci vediamo presto ad Interpack. Grazie mille Sonia e ci vediamo ad Interpack. Editrice Zeus sarà presente ad Interpack con il proprio stand e con il proprio team al completo. Vi invito infine a guardare il nostro video per prenotare la vostra intervista in fiera e a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le novità del nostro settore. Ci vediamo alla prossima puntata di Road to Interpack.